Ruolo della vittima. Ruolo vuol dire che è una sovrastruttura, quindi seguitemi in tutto questo video perché sul finale ne viene fuori veramente una lettura interessante. Per la psicologia classica ci sono varie motivazioni per cui una persona si inserisce all'interno di una coppia o di qualsiasi relazione nel ruolo di vittima. Tendenzialmente potrebbe essere per una bassa autostima, cioè la persona non pensa di avere un valore, non pensa di poter avere delle opinioni o delle idee forti, interessanti, propositive, e quindi fa il passo indietro fra appunto la vittima. La vittima è tendenzialmente una persona che ha poca fiducia in se stessa. Un altro layer di lettura è che la vittima abbia paura del conflitto, fa il passo indietro perché non vuole avere questo scontro con la persona che ha davanti. Ricordiamoci una cosa proprio su questo punto: sovente la vittima, invece che chetare le acque, tende a creare nervosismo nella persona che ha di fronte. Quindi anche questa lettura data un po' dalla psicologia classica non sempre è così pertinente. La vittima sembra quasi che con il suo vittimismo vada a stuzzicare la controparte. Altra possibilità sulla lettura del ruolo di vittima è i modelli relazionali appresi, quindi come al solito torniamo ai primi 3 anni di vita: mamma, papà e mamma, il rapporto fra mamma e papà e mamma. Come il nostro vedere da fuori il papà e la mamma, in un certo senso anche ovviamente il giudicarli, l'assorbire in positivo o in negativo i loro comportamenti, ci ha poi portato appunto a creare questa sovrastruttura di essere o vittima o carnefice, quando magari in parte la nostra tendenza sarebbe stata anche un'altra. E qui capiremo come poter smontare anche questa sorta di piccolo castello fatto con i Lego dei ricordi e rimontarlo. La dipendenza emotiva. Allora, tra vittima e carnefice, e poi scopriremo chi dei due è chi, per questo seguitemi fino alla fine, si crea una sorta di gioco di ruolo in cui uno incarna una parte e l'altro l'altra. Questo gioco di ruolo si tende a strutturare nei primissimi momenti in cui ci si relaziona con questa data persona, da segnali di cui neppure ci rendiamo conto, ma che poi letti in prospettiva ci fanno dire: vedi che già da subito io mi sono posto o posta nei confronti dell'altra persona in un modo piuttosto che in un altro. Se all'inizio di una relazione l'altra persona ti dice: guarda, ci sentiamo tipo domani sera, poi ipoteticamente non si fa sentire per 1000 motivi, perché magari appunto essendo una relazione iniziale lo viveva come una sorta di vago appuntamento, oppure ha avuto obiettivamente delle cose più importanti, e noi già dal giorno dopo iniziamo un attimino a dire però insomma mi avevi detto che mi avresti chiamato, ecco. Già lì, nell'immediato, nell'inizio del rapporto, strutturiamo un certo tipo, passatemi il termine che non è bello, di teatrino. E questo teatrino, questo teatro dei ruoli, questo gioco di ruoli lo portiamo poi in avanti come una gabbia in tutta la relazione, perché poi viene difficile anche sganciarsi. Perché? Perché noi, per evitare di muovere le acque, non cerchiamo di forzare o di cambiare, l'altra persona idem, e ci si ritrova un pochino ingabbiati. C'è inoltre la paura dell'abbandono, che è una paura reale e concreta che sovente si ha nella coppia, ma perché? Perché riecheggia la paura dell'abbandono del cucciolo, cioè quando abbiamo fame piangiamo, sì, la mamma arriva tecnicamente, però magari siamo nella culla e non arriva nell'immediato. Ecco, lì ci si struttura la paura dell'abbandono legata alle nostre necessità primarie, e quel tipo di sensazione poi tendiamo sempre a traslarlo, volenti o nolenti, nel rapporto, e anche qui ci possiamo realmente lavorare sopra,
principalmente autonomizzandoci, e anche qui è tutto un altro bel discorso. In finale vi pongo l'accento sul ruolo di vittima come forma di controllo. Farò un intero video perché questo è realmente importante. Si pensa sempre che sia il carnefice la parte forte e la vittima la parte debole. Nel narcisista covert e in generale anche chi ha una lieve sfumatura caratteriale in questa direzione, ricordiamoci sempre che è il padrone che ha bisogno dello schiavo. Quindi l'essere così visivamente, formalmente vittima è un modo per avere in mano il controllo della situazione, cioè nel momento in cui io faccio la vittima sto accendendo un interruttore e so benissimo, consciamente o inconsciamente, quale luce si accenderà nella persona che io ho di fronte. Quindi riprenderemo un attimino tutto questo discorso, ma la cosa principale è capire che si tratta di ruoli, di sovrastrutture su cui possiamo lavorare. Perché dobbiamo lavorare? Perché fondamentalmente qualunque cosa ci ingabbia in uno schema e in un meccanismo è limitante per noi stessi e in ultima istanza, se ci pensiamo, l'essere limitati non ci fa stare bene, non ci fa essere in contatto con il nostro nucleo, che è un nucleo fondamentalmente sfaccettato e libero, cioè siamo nati per essere sfaccettati e liberi, ricordiamocela questa cosa. Quindi qualunque cosa ci ingabbi in un ruolo, anche se siamo noi stessi che ci siamo infilati, non ci rende armonici con noi stessi. Quindi vi aspetto per i prossimi video in cui guarderemo un attimino più da vicino tutta l'intera faccenda dell'essere vittima piuttosto che vittima della vittima.